Oggi il Figaro Tour ci porta a Martina Franca, uno dei gioielli della Puglia. Qui incontreremo Doriana, una barbiera che ha sfidato gli stereotipi e ha costruito un'oasi di professionalità e accoglienza in un settore storicamente maschile. Allora, il mio percorso è iniziato a 17 anni, quando sono andata per caso a lavorare nella barberia di un mio concittadino che cercava un ragazzo di bottega e il mio amico goliardicamente mi disse: perché non ci vai te? Pensando non ci andassi, invece poi alla fine ci sono andata e quindi ho iniziato a fare il ragazzo di bottega a 17 anni, mentre andavo a scuola, quindi come lavoro secondario. Molto divertente sapere che nessuno voleva le barbiere in quel periodo, ma mi chiudevano tutti la porta in faccia perché per loro era una cosa assurda, aliena. All'inizio mi ricordo che quando entravo per chiedere lavoro, loro mi dicevano: ma chi se la fa fare la barba da te? Chi se li fa fare i capelli da te? Quando invece ho aperto la mia, mi ricordo che entrò all'inizio, ai primi tempi, proprio un signore grande, anziano, che mi chiese che cosa fosse. Dissi una barberia e lui mi disse: chi la fa la barba, tu? E io dissi sì, e lui si mise a ridere e andò via. È difficile anche farsi accettare nell'universo dei barbieri uomini, giocando proprio sul fatto che quella è una donna, lavora solo perché è una bella ragazza. Non ho mai fatto queste distinzioni, per me era uguale, era comunque un mestiere da fare con le stesse mani, con la stessa passione, dover studiare di più, diventare molto brava per farsi accettare dalle persone che comunque erano già brave, ma erano aiutate dal fatto che si è sempre fatto così.
Oggi mi hai fatto questo servizio incredibile. Come ti è venuto? Quando è che hai deciso di iniziare a fare questo tipo di trattamento all'interno della barberia? Uno non deve curare solo il suo aspetto, ma anche, cioè noi siamo tante cose, no? Cosa serve alle persone? Un trattamento più rilassante, proprio una coccola intensa. E quindi mi sono messa a studiare tutte queste discipline orientali, queste robe dove si andava a toccare, no? I meridiani, i chakra, i punti energetici del corpo semplicemente, e come ci fanno diventare più distesi, quindi qualcosa che ti avvolgesse proprio, ed è quello che io ho pensato di creare, quel servizio là. Come hai formato il tuo team? Come sei partita? Quello attuale è stata, io dico sempre che noi ci siamo scelte, non le ho scelte solo io. Luana era una parrucchiera, voleva lavorare da me e quindi io le ho detto: guarda Lu, io ti prendo, però tu devi imparare a fare i maschi. Lei ha imparato in pochissimo tempo, ha colto la sfida, questa cosa a me è piaciuto un sacco, questo coraggio, no? Invece Fabiana è venuta a fare un corso con me, un one to one, io ho visto del potenziale, no? E io ho detto: lei deve venire per forza a lavorare da me, perché dove stava era sottovalutata. Ho detto: no, non puoi lavorare lì, devi venire con noi. Secondo te invece perché in Italia non esiste un percorso solo per barbieri riconosciuto dallo Stato, dalla regione, e solo unisex, quindi per parrucchieri? Il maschile nelle scuole di acconciatori misti dovrebbe essere incorporato in una maniera migliore, magari fatto da gente che in barberia ci lavora, quindi, perché c'è proprio una differenza di comunicazione tra come si comunica una donna e come si comunica un uomo nel salone, quindi penso che bisognerebbe anche lavorare su quello. Però io incorporerei meglio, ecco, questa cosa. Ora hai un'attività affermata da anni e ti chiederei quali sono i tuoi sogni o anche semplicemente la tua visione del futuro. Mi piacerebbe che ci fosse meno divisione, non divisione solo tra maschi e femmine, no? Come al solito, ma proprio tra la vecchia scuola della barberia e la scuola più moderna della barberia. Cioè ci vedo un futuro bello, ma solo se impariamo quelli nuovi a rispettare i vecchi, quelli vecchi a rispettare i nuovi. È un mestiere molto antico ed è un mestiere romantico, perché noi tocchiamo le persone non solo fuori ma anche dentro, no? Io penso che noi possiamo, anche noi, fare nel nostro piccolo la differenza. Questo a me piacerebbe tanto. Le mani di Doriana non si limitano a tagliare i capelli, plasmano storie, abbattono barriere e ricuciono fili di fiducia e autostima. In un mondo che spesso confina le donne in ruoli prestabiliti, lei ha trasformato un mestiere tradizionale in un simbolo di inclusione e cambiamento. La barberia non è solo un luogo di lavoro, ma è un ponte tra passato e futuro, dove tradizione e innovazione si incontrano grazie al coraggio e alla determinazione di chi non accetta limiti. Storie come quella di Doriana ci insegnano che il talento non ha genere e che ogni gesto, anche il più semplice, può diventare una piccola rivoluzione.